Ciao a tutti e benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Tutti i dettagli sono nel nostro video, quindi restate con noi fino alla fine. Prima di iniziare, iscrivetevi al canale e condividete il video con chi ama seguire le storie del mondo delle celebrità. Grazie di cuore per il vostro supporto. Il momento teso tra l'amatissima attrice Azal Suba e il collega Erkan Merik ha scosso i media e incendiato i social. Le voci secondo cui i due, che di recente avevano attirato l'attenzione per la loro complicità ritrovata, sarebbero arrivati al punto di chiudere anche la loro amicizia, hanno mandato in agitazione i loro sostenitori. A far precipitare la situazione è stata una sequenza di parole pronunciate da Erkan durante un'intervista che ha lasciato il pubblico senza fiato e, secondo gli amici di lei, Azal in lacrime. Chi era presente parla di una confessione sussurrata, sfinita, fatta a porte chiuse. Non possiamo più stare con te, Erkan, avrebbe detto lei con la voce rotta, come se quelle parole rappresentassero un addio inevitabile. Tutto è partito dalle frasi intrise di quieta malinconia che Erkan ha condiviso la scorsa settimana in un noto programma televisivo. Senza alzare la voce, con quello stile riflessivo che lo contraddistingue, ha spiegato che nella vita si incontrano persone importanti, ma che non sempre si può percorrere la stessa strada fino in fondo. Ha aggiunto che in questo periodo sceglie la propria pace interiore e il silenzio come un rifugio. Non ha fatto nomi, ma i commenti sono esplosi. Molti hanno letto in quelle righe una scelta deliberata, il modo elegante di dirsi stanco delle interpretazioni altrui. Eppure, per chi conosce i non detti tra Azal ed Erkan, il bersaglio sembrava fin troppo evidente. Secondo chi è vicino a lei, Azal ha incassato in silenzio per qualche ora, poi si è lasciata andare, scoprendo fragilità e ricordi. Amiche che l'hanno raggiunta a casa raccontano una scena semplice, senza dramma plateale. Una tazza di tè tiepido, il cellulare girato con lo schermo in giù, una fotografia estiva rimasta sul tavolo. Gli avrebbe confessato la verità che non voleva ammettere a se stessa. Sono sempre stata lì per lui. Ho cercato di esserci quando il rumore del mondo diventava troppo. Ma sembra che le nostre strade abbiano preso direzioni opposte. Non possiamo più stare con te, Erkan. Parole che non erano una provocazione, bensì la resa di chi riconosce che il cuore ha corso più veloce del destino. La reazione emotiva di Azal, rimbalzata dai mormorii dei corridoi alla velocità dell'algoritmo sui social, è diventata virale. I fan hanno cominciato a chiedersi se le loro speranze di rivederli uniti anche solo come amici fossero davvero finite. Ad alimentare il mistero, il loro percorso recente. Per un periodo avevano lavorato sotto la stessa sigla di produzione, passandosi copioni, consigli, set e sale trucco. Da mesi, inoltre, avevano iniziato a interagire con discrezione anche sui social, con like misurati e brevi commenti criptici che bastavano per accendere la fantasia. Eppure tutto sembrava essersi incrinato dopo l'estate. Chi li aveva incrociati ad Alasat raccontava di risate leggere e di una confidenza che non aveva bisogno di parole. Eppure quel passo coordinato, tornati in città, aveva iniziato a perdere ritmo. Le persone vicine a Azal insistono su un punto. Lei ha deciso di convogliare le energie nel lavoro. La nuova sceneggiatura sul suo tavolo è diventata una sorta di scialuppa. Pagine sottolineate, note a matita, orari spartani. A chi ha provato a strapparle qualcosa in più, lei ha risposto con un sorriso cortese. In questo momento penso solo al lavoro. Nessun altro dettaglio, nessuna smentita. E dall'altra parte? Erkan non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale. Il suo silenzio, per qualcuno rispettoso, per altri eloquente, ha sollevato domande a catena. La sfuriata di Azal resterà senza risposta? Si sono detti davvero tutto, o c'è ancora un varco per ricucire? La nuova puntata di questa storia, perché di una storia si tratta, ha continuato a dominare le prime pagine del gossip. Chi li conosce da anni parla di una frattura emotiva, non di un litigio fragoroso. Un taglio netto ma interno, nato da parole dette nel momento giusto, o forse nel momento sbagliato. Le frasi di Erkan, adesso scelgo il mio silenzio e la mia solitudine, hanno innescato un effetto domino. I commenti si sono moltiplicati, le interpretazioni si sono sovrapposte. C'era chi sosteneva che quelle parole fossero una dichiarazione di autonomia, e chi invece vi leggeva la chiusura definitiva a qualunque possibile ritorno. Azal, dicono, ha pianto davanti agli amici, ma non per chiedere pietà, piuttosto per liberare ciò che non riusciva più a contenere. Sono sempre stata una buona amica per lui, e a volte qualcosa di più, avrebbe ammesso con onestà,
come chi appoggia finalmente lo zaino a terra dopo una lunga camminata. Non possiamo più stare con te, Erkan. In quella frase, più che rancore, c'era l'accettazione del limite. Un modo per fare spazio alla realtà, anche quando graffia. La loro vicinanza, negli ultimi anni, ha nutrito pagine e pagine di curiosità. Erano spesso proposti per progetti simili, talvolta chiamati negli stessi eventi, spinti da un pubblico che amava vederli vicini. L'estate scorsa, una foto rubata a Bodrum li aveva immortalati al bancone di un bar, intenti a parlare fitto, con l'aria di chi si capisce al volo. Sta nascendo un nuovo amore, avevano titolato i profili più spregiudicati. Poi, però, qualcosa era cambiato. Dopo quell'uscita, nessuna apparizione pubblica insieme. Solo segnali intermittenti, un cuore messo e tolto, una storia visualizzata e mai commentata, un tag evitato all'ultimo. Gli amici di Azal parlano di un periodo complicato. Dopo le parole di Erkan, lei avrebbe passato in rassegna il suo profilo social come si sfogliano vecchi album, cancellando post, archiviandone altri, ripulendo la cronologia da tracce che potevano riaprire ferite. Qualcuno dice che abbia preferito sottrarsi per un po' alla luce, scegliere un profilo basso, affidare il suo tempo alle pagine dei copioni e alle prove notturne in salotto. Emotivamente è stanca, sussurra chi le vuole bene, ma non spezzata. Si tiene in piedi con il lavoro, come ha sempre fatto. Non che dall'altra parte la situazione sia più semplice. Erkan è sempre stato misurato, poco incline all'esternazione. Le sue frasi in TV sono arrivate come una confessione filtrata, il suo modo di prendere fiato. Lo dicono coloro che l'hanno incontrato in sala doppiaggio, in palestra, nei corridoi della produzione. Uno sguardo gentile, poche parole, una concentrazione quasi ostinata sul presente. Sto bene così, ripete, quando qualcuno prova a infilarsi tra le pieghe della sua vita privata. Così la domanda che circola è una sola: perché tutto questo dolore adesso? Forse perché i due, lavorando vicini e sostenendosi a vicenda, avevano dato al pubblico, e forse anche a se stessi, l'idea di un equilibrio che sembrava destinato a durare. Le sere estive ad Alasat, quando finivano le riprese e si rifugiavano in un locale con musica bassa, erano diventate con il tempo un piccolo mito per chi li segue. Lei che rideva coprendosi la bocca con una mano, lui che abbassava lo sguardo per nascondere un sorriso. Dettagli minimi, ma sufficienti a nutrire un racconto. Poi la crepa. La si può chiamare maturità, oppure autodifesa. Ci sono persone che ti lasciano qualcosa di grande, aveva detto Erkan, ma non è detto che tu debba portarle per sempre nello stesso modo. Frasi che suonano come un saluto composto. Eppure, ascoltandole, è facile immaginare il contraccolpo sul cuore di Azal, che delle mezze misure non ha mai fatto bandiera. Il suo pianto non è stato scenico, ma ostinato, silenzioso. Ho fatto del mio meglio in ogni momento difficile, in ogni solitudine, avrebbe confidato. Ma sembra che la nostra storia finisca qui. Non possiamo più stare con te, Erkan. Il bello e il difficile delle storie pubbliche è che restano a metà tra il vero e il proiettato. I fan si dividono, ciascuno con il proprio film. C'è chi immagina un ritorno, chi pretende una fine netta, chi cerca segnali nelle ombre di una foto. Nel frattempo, la vita scivola. Azal rientra sul set con puntualità maniacale, prova e riprova una scena come se volesse scolpirla nella memoria. Erkan si immerge nella preparazione del suo prossimo ruolo, allena voce e corpo con la disciplina che lo contraddistingue. Due traiettorie parallele, al momento incapaci di incrociarsi senza far scintille. C'è chi giura che la storia non sia finita. Le fonti più romantiche parlano di un messaggio non letto, di un caffè promesso, di un incontro rimandato. Ma i fatti, finora, raccontano altro. Un'intervista con parole chiare, un pianto a porte chiuse, una frase che pesa più delle altre. Non possiamo più stare con te, Erkan è diventato il sigillo di una fase. La stampa di Gossip del 2025 l'ha già archiviata tra le citazioni dell'anno, usando quella frase come una lente per rileggere tutto ciò che è avvenuto prima. Eppure dietro i titoli rimangono due persone. Azal, che si è costruita con tenacia e che quando sorride sembra aprire le finestre, e Erkan, che preferisce parlare poco e lasciare che siano i gesti a dire più delle parole. Il loro rapporto, soprattutto nell'ultimo biennio, è stato un continuo gioco di sponda. Eventi condivisi, inviti incrociati, sostegno reciproco quando uno dei due inciampava. Non diamogli per forza un nome, a volte le cose hanno bisogno di respirare senza etichette.
Quello che sappiamo è che oggi prevale il silenzio. Lei si rifugia nella sceneggiatura nuova, lui nella scelta di non aggiungere nulla a quanto già detto. La curiosità resta alta, la domanda ritorna in ogni commento. Torneranno a parlare? Ci sarà un chiarimento, magari lontano dalle telecamere, senza filtri? O quelle parole in TV, con la serenità un po' severa di Erkan, hanno ufficialmente chiuso un capitolo? Intanto i loro fandom restano in attesa, setacciano ogni dettaglio. Un tramonto postato da Azal e interpretato come un addio simbolico, un'inquadratura di Erkan su una pagina di copione letta come ripartenza personale. Forse è solo vita che scorre, o forse è davvero il racconto di una separazione che aveva bisogno di un ultimo atto. In qualunque caso, gli indizi degli ultimi giorni convergono su una stessa immagine, due persone che si rispettano, ma che al momento non camminano più fianco a fianco. Se questa sia una pausa o un epilogo, lo scopriremo. Per ora restano le parole, che hanno il peso dei sassi e la delicatezza dei sussurri. Ci sono persone che incontri e che cambiano la traiettoria, aveva detto Erkan. Ma non sempre puoi restare al loro fianco. Punto. E restano anche le lacrime di Azal, non come arma ma come testimonianza di una verità, la cura che si è data a quel legame, il senso di responsabilità, e poi la decisione più difficile, quella di lasciarlo andare. Non possiamo più stare con te, Erkan, ripetuta una volta di troppo, finché ha smesso di essere una frase e ha iniziato a suonare come un varco. Siamo arrivati alla fine del nostro racconto di oggi. Se questa storia vi ha toccato, se vi siete rivisti nelle parole non dette e nei silenzi, diteci cosa ne pensate nei commenti. Secondo voi, per Azal Suba ed Erkan Merik c'è ancora una pagina bianca da scrivere insieme? O i loro capitoli continueranno separati, con lo stesso rispetto ma strade diverse? Lo scopriremo presto, qui, su Stelle Turche Rivelate. E se il video vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al canale e di condividerlo con chi segue con passione il mondo delle star. Alla prossima!